Allora, passiamo alle capacità condizionali. Ovviamente le capacità condizionali, come ho detto prima, abbiamo la resistenza, la forza, la velocità e le capacità coordinative, soprattutto nell'ultimo periodo. Non mi voglio focalizzare sugli esercizi della pratica, perché sono convinto che quello è un repertorio, un qualcosa che ho tirato fuori io, ma penso che ogni allenatore, ogni istruttore, ogni formatore possa tirare fuori, diciamo, le sue conoscenze. La cosa però importante, soprattutto su una metodologia di lavoro con il non vedente, è quella di cercare di fornire un tipo di lavoro con strumenti e senza strumenti. Cosa vuol dire? Che se io voglio lavorare senza strumenti, in qualche maniera dovrò essere in grado di fargli fare la forza. Come faccio a fare la forza senza strumenti? La forza senza strumenti gliela faccio fare semplicemente sul posto. Ma come faccio a fare questo? Devo passare dalla psicomotricità, perché se io conosco il mio corpo ho più facilità poi a lavorare senza strumenti. Per quanto riguarda invece la fase degli strumenti, ovviamente come posso lavorare? I suoni. Ovviamente più io lavoro con i suoni che ho a disposizione, che li posso diversificare, perché non è che devo lavorare solamente col suono del pallone, posso lavorare con la mia voce, un altro tipo di suono, posso lavorare con dei campanelli, posso lavorare anche tramite delle casse Bluetooth. Io lo faccio tantissimo con la nazionale, cioè utilizzo la cassa Bluetooth per avere la possibilità di differenziare i suoni. Ovviamente più io abituo un non vedente a differenziare un suono, più io lo abituo ad avere delle reazioni sonore, perché non ho la reazione visiva che può avere il vedente sul campo di gioco, quindi è fondamentale allenare anche la reazione, quella del suono, ok? Se voglio quindi fare una metodologia di lavoro di capacità condizionali con degli strumenti, utilizzo gli esseri umani. Come posso utilizzare questi esseri umani? Li posso utilizzare con la loro voce o li posso utilizzare con un pallone in mano. Se voglio ad esempio fare una cosa molto semplice, che può essere una corsa, quindi una resistenza alla velocità, la famosa navetta, non faccio altro che mettere due persone che vedono con un pallone in mano. Faccio partire il non vedente, attacca il suono e poi ritornerà sul suono di partenza. Quindi più io utilizzo i suoni, più io riesco a diversificare il suono, più io mi diverto con gli strumenti che ho tra le mani, con i suoni che io ho a disposizione, ovviamente più strumenti ho tra le mani per avere la possibilità di allenare nella miglior maniera il non vedente.